Ciao ragazzi, bentornati. Oggi ho un super ospite di cui oddio, gli rompo già una mano subito di partenza. Super ospite Alessio, che per me è molto significativo avere qua, perché dovete sapere che lui ha un canale molto più grande, molto più seguito di questo, che si chiama The Nature of Light, e lui anni fa, visto che ci conosciamo da un po' di anni, ha fatto tra l'altro per il suo canale un video che abbiamo fatto insieme proprio qua. E quindi oggi è il mio ospite, incredibilmente, anche perché non abitiamo proprio dietro l'angolo, diciamo, quindi ci troviamo ogni tanto, diciamo così. Ci conosciamo da un sacco di anni e Ale, ormai da? Sarà 6-7 anni, anche di più. Forse di più, esatto. Sì. E è qui mio ospite oggi perché lui è un fiero possessore di Hasselblad e quindi... Yes. E quindi ho detto, visto che se avete visto il video che ho fatto qualche settimana fa con Carlo, in cui abbiamo lavorato in bianco e nero su Hasselblad, ovviamente video, ne ho parlato con lui e lui ha detto, beh, allora facciamo un'altra cosa insieme su Hasselblad e oggi lavoreremo invece a colori. Quindi lavoreremo qua nel mio studio perché quello che vorrei fare è vedere l'applicazione di una camera come Hasselblad a quello che è il mio lavoro normale. Quindi oggi faremo praticamente una serie di set simili a quelli che io, diciamo, faccio normalmente, quindi avremo modella, truccatrice, eccetera, e andremo a costruire una serie di set di questo tipo. La cosa divertente è che Alessio non sa niente di quello che io ho strutturato e adesso glielo racconto, così abbiamo la reazione a caldo in diretta. Allora, la nostra modella di oggi, che è bellissima, ha un viso stupendo e perfetta per il beauty, ma io vorrei lavorare anche su piani un po' più ampi, quindi ci permetteremo di fare una via di mezzo tra beauty e fashion. L'idea che mi è venuta è la seguente: non avendo oggi io lo stylist, ho cominciato a pensare a cosa potevo avere nell'armadio di utile da metterle addosso, che fosse figo, ok? L'unica cosa, cioè l'unica no, ne ho pensate due, ma una delle cose che mi è venuta in mente è che ho un piumino Moncler che ho da quando avevo credo 16 anni, mai messo nella mia vita, azzurro. Allora lei ha un occhio glaciale, adesso la vedrete, lei ha un occhio glaciale bellissimo e quindi quello che mi è venuto in mente è facciamo un set a tema ghiaccio. Ok. Quindi tema winter, wow. Ok? Quello che voglio fare, adesso poi vi metterò un po' di reference, è un make-up che sia estremamente da giornata in montagna, come se lei fosse appena andata a fare snowboard, a sciare, tornata, col capello un po' messi così, con guanciotta arrossata, il suo Moncler con cui potrà giocare, che dovrebbe fare un bel effetto perché è in più un bomber, quindi è lucidino come effetto, quindi spero che sotto le luci faccia un effetto figo. E la cosa che cercheremo di fare, speriamo di riuscirci perché sennò questa premessa è un fail totale, è di farla giocare con un cubetto di ghiaccio. Allora, tu dirai, ma i cubetti di ghiaccio, è presente, di solito non sono trasparenti, sono bianchi. Esatto. Bene, allora ieri notte io stavo pensando a come cacchio fare a trovare un cubetto di ghiaccio trasparente. Tutorial sul ghiaccio trasparente. Tutorial sul ghiaccio trasparente, perché non è banale. Allora, praticamente cosa succede? Come si fa il ghiaccio trasparente? Non lo so. Quindi sono qua per imparare. Allora, funziona così. Quando noi mettiamo del ghiaccio dentro il freezer che non sia completamente, diciamo, esposto al freddo, quindi il congelamento non avviene da tutti i lati contemporaneamente, okay. Cosa succede? A livello fisico, se noi abbiamo ad esempio solo una superficie scoperta, si congela, diciamo, a strati, cioè in maniera sequenziale. Così facendo cosa accade? Che teoricamente le impurità, che sono quelle che danno i sali, l'impurità, l'aria, quello che dà il bianco, no? Quando tu hai un cubetto di ghiaccio casalingo, si deposita in uno strato. Okay. Bene, quindi io ho preso una coperta isotermica che avevo usato in campeggio la settimana scorsa, ho fasciato un Pirex, ci ho messo e c'è una coperta isotermica con un Pirex nel mio freezer, quindi no, vabbè, spettacolo. Quando saremo pronti col make-up e avremo sistemato le luci, io andrò un attimo, farò una volata a casa che è qua dietro e prenderò questo Pirex da cui dovremo tirare fuori il cubo di ghiaccio, che non so, già qui sarà un'impresa, e tagliarlo, perché ovviamente è un pezzo di ghiaccio tipo così. Quindi prevedo disastri e quindi saremo qui, abbiamo un sacco di assistenti oggi perché abbiamo tutti morosi compresi. Tra l'altro dobbiamo essere velocissimi perché tipo ci sono 25 gradi, quindi esatto, quindi se riusciamo a fare questa cosa siamo dei maghi. E quello che io vorrei fare è fare una serie di scatti appunto con Hasselblad, ovviamente affiancheremo anche degli scatti in digitale perché già che mettiamo su tutta questa madonna facciamo questa cosa. Poi un'altra cosa che vorrei fare, che mi è balenata stamattina, è utilizzare questo pezzo di plexiglass opaco, che vedete che è messo molto male perché è reduce da anni e anni di set, in realtà è stato bucato intenzionalmente a suo tempo,
quello che vorrei fare è utilizzarlo con sopra un po' di goccioline d'acqua spruzzate, ok? In modo da giocare con Miriam, ovviamente, che mi verrà a fuoco all'interno della cornice, Bello. ok? E quindi mi dà quest'idea di vetro. Vorrei farlo ghiacciato, dubito che ci riusciremo, però è un po' opachino, quindi spero che con un po' di goccioline d'acqua venga una cosa ganza. Quindi questo è strutturare a budget zero un set beauty fashion. Ok, adesso vedremo se ci riusciremo. E poi dopo passeremo all'altro che invece è completamente diverso, ma questo meritava Ci si prova. data la complessità della faccenda e dato le risate che ci faremo a rompere questo pezzo di ghiaccio tutti insieme, non oso immaginare che bordello faremo. Quindi ci vedremo durante il backstage. Ma e poi vuoi tagliarlo proprio cubico? vorrei fare un cubetto. E quindi è difficile. Ho chiesto a Miriam, ma io rompighiaccio? Lei fa no, non ce l'abbiamo. Chi non gira con un rompighiaccio nella Sai, borsetta? Sai tipo, cos'è quel film? Non è Basic Instinct? Che lei c'ha il rompighiaccio? Certo, sì, È sì, Basic sì. Instinct, esatto, allora... Abbiamo spoilerato che non ha visto Basic Instinct, però vabbè. Vabbè, insomma, niente, non so come faremo a rompere questo cubetto di ghiaccio, al massimo lo butteremo per terra e si romperà. Sì. Speriamo che non si rompa il pavimento. Spero di no. Quindi ci vediamo dopo, vedendo man mano cosa concluderemo durante questo delirio di pomeriggio che ci attende. Mamma mia, cosa mi aspetta. Proviamoci. Catapultato nel mondo delirante di Elisa, olè. Abbiamo scattato quindi sia in digitale che a pellicola 135, che con Hasselblad, che Ale ha fatto una serie di Polaroid che sono uscite molto fighe. Come avrete capito, avevo strutturato un set in modo da avere una luce di back importante, in modo da avere praticamente un bianco ottico sul fondo. E questo per quanto riguarda appunto il primo set. Il secondo lo intravedete già qui ed è fatto in maniera completamente diversa. Per quanto riguarda gli scatti con Hasselblad, io ero convinta che avrei avuto dei problemi di fuoco e effettivamente è andata esattamente così. Purtroppo, come potete vedere, il fuoco è sulla testa qua dietro, quindi purtroppo questi scatti, a parte uno direi, sono tristemente da cestinare, purtroppo, molto purtroppo, perché il set vedete che era bello e vi faccio vedere in digitale come è uscito ed è uscito molto bene. E in questo caso abbiamo scattato utilizzando un Portra. Ecco, questo è venuto con un fuoco un pochino più decente, un pochino, diciamo, non al 100%, quindi ho passato il tempo a scongiurare Alessio di scattare lui perché sapevo che avrei avuto questo problema e infatti eccolo qui. E ecco, questo probabilmente sarebbe stato quello anche come inquadratura più perfetto, come sempre, però vedete il fuoco non è perfettissimo, abbiamo lavorato probabilmente un pochino troppo aperti, vedete che quest'occhio è corretto, quest'altro davanti abbiamo perso. E purtroppo quindi avrei dovuto scattare a una chiusura più importante e contestualmente evitare questi problemi di messa a fuoco. E per fortuna che a sto giro ho scattato anche in digitale, perché appunto mi sarebbe dispiaciuto, visto che il set era abbastanza figo, mi sarebbe dispiaciuto non avere qualche scatto finale corretto. E forse questo qui è quello effettivamente migliore, vedete che è quello effettivamente più sharp. Ciò nonostante continuo a pensare che avrei dovuto scattare con una profondità di campo più ampia, vedete che qui siamo un pochino ridotti, però quantomeno qui possiamo apprezzare la bellezza del 120 in tutto il suo splendore. Guardate anche la texture del ghiaccio come bella, l'incarnato è bellissimo, i colori sono veramente un Portra, quindi i colori sono molto belli. E quindi dai, diciamo che uno scatto l'ho tirato fuori per quanto riguarda il primissimo set. Per quanto riguarda il secondo abbiamo fatto una cosa completamente diversa, siamo passati a tonalità molto calde e vedete ho fatto lì per lì, stavamo cercando di combinarlo bene, e quindi ho pensato di appendere questo tappeto che fungesse da background e devo dire la palette di colori secondo me è molto bella, è venuto molto bene. Quando ho visto gli scatti di Hasselblad, allora vabbè, sempre fuoco mist completamente, qua abbiamo il capello sempre fuoco, vabbè, raga, questo è l'esempio classico del fatto che bisogna le cose prenderci la mano un minimo. Vedete che ovviamente tutto il resto era perfetto, ma senza fuoco cosa vogliamo fare? Non so perché, giuro, non so perché, davanti in camera, in tutti gli scatti di questa seconda serie, ho questo pezzo nero che non riesco in nessun modo a capire che diavolo fosse, non ho idea di cosa fosse, giuro.
e ce l'ho in tutti purtroppo, non so per quale assurdo motivo. Vedete che qui il fuoco era comunque nel capello, però forse un pochino meglio. Vediamo se, ecco, andando avanti qua forse abbiamo ottenuto forse una cosa un pochino più decente. Anche qua vedete che il Portra a livello di saturazione scarica un pochino, il set era veramente molto saturo e rende la temperatura un pochino più caldina. Infatti io in digitale ho scattato scaldando la temperatura colore direttamente in camera. Lo trovo bello, cioè trovo che questo scatto sia molto bello. Miriam ha preso in mano questa pola di Ale, che secondo me completa bene, mi dà questo look un po' alla Indiana Jones, non so perché Indiana Jones, come palette di colori, forse qualcosa del genere. Altro fuoco mist, fuoco un po' più corretto. Forse lei è leggermente troppo esposta in viso, però in realtà mi piace molto il fatto che qui il background effettivamente è abbastanza blurry e niente, devo dire, anche qua cosa vogliamo dire? Bello. Molto bello, molto bello, sono abbastanza... Alla fine sì, a parte questa riga nera che giuro, non so che cosa cazzo è in tutti gli scatti uguale, quindi cioè, è esattamente nella stessa posizione, no? Quindi non so cosa sia successo, c'era qualcosa davanti alla lente evidentemente, giuro che non so che cosa fosse. E tra l'altro, ecco, vorrei farvi vedere, surprise, Ale ha scattato anche, mi ha portato in studio un repertino che adesso qui vedete mentre stavo tirando su tutto, e adesso vi metto in sovraimpressione anche il paio di scatti che ho ottenuto col banco ottico. E quindi niente, insomma è stata una giornata, ci hanno divertiti un sacco in realtà, abbiamo riso un sacco, i 2 set mi hanno abbastanza soddisfatto e peccato che appunto abbia avuto tutti questi problemi di fuoco con l'Hasselblad, perché sarei stata contenta di vederne più di uno, diciamo, a serie corretto, ma purtroppo sapete bene che nella fotografia pellicola succede anche questo, diciamo più nella fotografia pellicola che in quella digitale chiaramente, e insomma niente, ci vediamo alla prossima, ciao!